Sì, no, no, ma tanto è perso il mondiale, non è che non ha l'opportunità di vincere questo mondiale qua. No, vince la Ducati, vince Marquez, no. La Ducati è la miglior moto. Marquez sta facendo la differenza con quella moto, sì, e non di pilotaggio, ma di testa soprattutto. Ma no, no, non ci sta. È una regola che per me, cioè, non deve esistere, non deve esistere, deve essere cambiata. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ritorniamo con un ospite particolarmente importante e speciale che abbiamo già ritrovato sul canale, quindi se avete perso qualcosa iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nulla. Avete già comunque intuito un po' dal titolo quello che stiamo per andare di quello di cui stiamo andando a parlare. Siamo oggi con Ruben Ciaus che ritorna sul canale. Grande Ruben, siamo qui. Come va Ruben? Tutto bene, dai, siamo qua, come vedi, siamo in palestra, che sto prendendo in Raccontaci un po' palestra. dove sei. Sono a Andorra, è la palestra che vado da sempre, è il gruppo Agnos Park dove abito e niente, a me il bello che è Andorra è molto piccola, allora è tutto a 10 minuti di distanza da un punto all'altro, allora sempre cerco di fare le mie cose e poi ne approfitto quando vedo un momento di sosta e tranquillità durante la giornata, entro in palestra e faccio le mie cose e poi me ne vado. Allora, Cioè, il bello è questo che non trovi mai nessuno, sei tutto al contrario di quello che fa l'essere umano, no? sembri comunque ancora un pilota, sei in bella forma, ti alleni, cioè sei ancora quasi un pilota, tipo. No, beh, il problema è che se tu non ti vuoi bene, nessuno ti potrà voler bene. Al di là che mi tengo e che sì, che posso essere ancora un pilota, faccio 2 garette all'anno con questo discorso delle bagger, Infatti tra una però, settimana c'è un altro però sì, c'è appuntamento. Croazia, però no, mi piace stare in forma, cioè quando uno sta in forma già si allontana dai problemi, capito? Problemi di qualsiasi tipo, ok? Psicologici, di frustrazione, di crescita, di salute, di leggerezza. Quando uno sta un po' più fresco, pensa anche meglio, capito? Perché fa certe cose senza pensarle, allora togli già dei pensieri nella vita e questo mi accompagna, perciò io lo consiglio sempre a tutto il mondo di starsi un po' bene. Sono d'accordo anche io, infatti lo consiglio anch'io. Ruben, siamo in questa pausa estiva della MotoGP, ma comunque ci sono tanti temi di cui parlare. È finito il weekend di Brno, noi tra l'altro sul canale ne abbiamo già parlato, quindi se avete voi spettatori che state guardando perso qualcosa recuperatelo. Un tema di cui Ruben possiamo parlare è diciamo un po' di cui abbiamo già parlato nella nostra chiacchierata che abbiamo fatto a Cremona, che si è risolto questo tema, il caso di Martin e l'Aprilia. Quindi come l'hai vista tutta questa situazione che alla No, fine si è risolta con un lieto fine al momento? il problema è che molto rumore nel frattempo in tutta questa situazione e poi tutto finito dove doveva finire, capito? Alla calma e tranquillità. Cioè, sono convinto che Martin farà bene su questa Aprilia, ma non convinto, convintissimo. Sono E d'accordo. il problema è che quando un pilota ha una pressione tremenda ed è abituato a vincere come faceva Martin all'epoca con la Pramac contro la fabbrica, il problema è che mal, malabitui alla gente a vederti davanti e vincere, ok? E quando non lo fai o diventano situazioni problematiche, anche il tuo intorno contorno parla facilmente perché è gratuito parlare. Allora, le opinioni di certe situazioni sicuramente entrano dentro di te e tu pensi in un modo diverso di quello che tu realmente pensi, perché ti lasci trascinare, no? Come diciamo. E io penso qua che c'è stato un po' di tutto, perché alla fine, come si è dimostrato ora, il fatto che lui um, entra in questo team e sceglie Aprilia delle tre che aveva opzioni che erano Aprilia, Yamaha, Honda, per me, ripeto ancora, la migliore opzione ieri, oggi e domani è l'Aprilia. Sono Ma d'accordo. perché l'Aprilia? Perché l'Aprilia assomiglia molto a tutto quello che lui ha avuto nelle sue mani negli ultimi anni. Allora, solo per il modo di fare, il modo di vivere, condividere, tutto quanto è molto vicino, perciò è molto più facile vincere a livello alto quando hai richieste e soluzioni di stesso tipo livello che non andare verso una casa madre che è piena di soldi come può essere Yamaha o la Honda, che poi quando chiedi cioè un pezzo per la tua moto ci vogliono 6 mesi per averlo e poi la frustrazione viene doppia.
E poi questa cercare di convincersi se stesso di che la mossa era per andarsene in una fabbrica più grande, che aveva un futuro più buono, si è dimostrato oggi, per oggi, che è stato solo sogno di un giorno il discorso che ha fatto Zarco per 2 o 3 galette, e le onde si sono fatte vedere un attimino, però che di nuovo oggi sono allo stesso punto che erano 3 o 4 mesi fa, cioè e dimostra di nuovo che la pazienza nella vita, la calma, ok? Come diceva Bruce Lee, no? L'arte di dominare la calma è la cosa più importante, perché né oggi sei un fenomeno, né ieri eri una merda, e né oggi la pille è la miglior moto, né ieri la peggior moto, capito? Non è uscita dalla situazione che è una moto negli ultimi 10 anni, è una moto che ha delle potenzialità, che può fare 5-6 risultati ottimi all'anno, che poi soffre il resto dell'anno e che il budget è quello che è perché l'azienda è di un gruppo colanino molto importante nel quale hanno interesse limitato a spendere soldi. Ma infatti, come stavi dicendo, abbiamo visto un po' la Honda e la Yamaha in una prima parte di stagione primissima che sembravano comunque essere un po' sono migliorate sì, ma comunque adesso le europee, compresa la KTM un po' che è tornata anche con l'Aprilia, sono tornati, diciamo, hanno fatto risultati migliori delle giapponesi, ma quindi in tutta questa situazione, secondo te che cosa ha portato Martin alla fine a decidere comunque di voler rimanere? Perché comunque ad Assen e comunque anche il suo manager continuava a dire noi buttiamo dentro No, Honda come no, opzione e tutto così. si è alzato a capo. Sì, Sì, e infatti Carmelo Espeleta, quando, infatti è una cosa Ma, di cui ma- abbiamo ma- ma ha parlato, senso, ma quello che ha fatto Carmelo lo ha fatto e l'ha fatto 3 mesi dopo di tutto quanta questo rumore, rumorologia, e lui è stato zitto ed è stato da parte dicendo ok signori io vi lascio fare la vostra e vedo un attimino se vi mettete d'accordo. Quando ha visto che questo scappava delle mani, gli ha dovuto dire basta, finita. giustamente, infatti Mi avete rotto i... è ok? salito in cattedra, sì sì. Perché? Perché? Perché facciamo i numeri un attimino, ok? Aprile ha 4 moto in pista. Oggi c'è una marea della situazione KTM che non si sapeva finora se continuavano o no con questo discorso del default dell'azienda. Ok? Se Liberty, che entra adesso in campo a gara della donna, 4 KTM stanno lì tribulando per mantenersi in pista. Adesso viene la pilota e dice: Guarda, se andiamo a questo senso qua, diamo ragione a ogni pilota passa qua e per la sua volontà che non mi piace la moto, poi ci faremo del male. Cosa succede? Che noi ne stiamo fuori. Quando la Liberty ha 8 moto fuori di pista, ha un problema, perché corre la Ducati da sola. Allora, chiaramente oggi la Aprilia è un protagonista importantissimo nel campionato mondiale del MotoGP, perché è l'unico che sta vincendo delle gare con Bezzecchi, facendosi vedere con Fernandez, con il giapponese e alcune volte, diciamo, e lo stesso Martin l'ultima gara. E chiaramente l'ho detto con molta bontà, Martin ce ne saranno 1000, a aprile ce ne sono una. Allora, chiaramente è un asset del campionato. E Carmelo Speletta chi proteggerà agli asset del campionato. Perciò può voler bene Martin, però se lui deve scegliere, sempre sceglierà ai team, prima con pilota. Ed è quello che è successo. Allora, è tornato tutto al posto che doveva tornarsi e quando è stato tutto chiaro, Martin si è concentrato, è salito sulla moto e dopo 6 mesi senza andare in moto era al livello degli altri, che avevano Infatti 3000 km in più, con una moto sconosciuta, senza ritmo, senza niente, ed è lì. Cioè, come, ripeto di nuovo che tutta questa situazione che sicuramente gli è arrivata da fuori, che li ha forse fatto vedere situazioni che fantasmi che non erano, si rimette a posto. E questo lo paragoniamo alla KTM, perché KTM quando ha avuto dei problemi che sembrava che andava in default, che ha detto non ci sono più materiali, non c'è più niente, signori, zitti, gas. Cosa è successo? I migliori risultati dei piloti KTM, casualmente. E allora, essere umano vive di lamentele molte volte, ok? Perché se non piangi non ricevi. Però quando ti dicono finito è quando il talento viene fuori, perché ti concentri il 300%. È un paradosso, però guarda tutte e due situazioni, KTM e Aprilia, nei momenti più difficili, migliori risultati. assolutamente, infatti una cosa che mi ha, diciamo, non stupito, ma comunque ho visto che è abbastanza positiva e che sembra che possa andare avanti sempre meglio, è che
il rapporto tra Martin e la squadra comunque già da Brno, visto che è molto positivo, cioè sono abbastanza coesi, uniti, c'è una bella atmosfera, perché comunque non deve essere Perché, facile all'inizio. perché la società italiana funziona molto così. Si sputa in faccia, ma poi si abbraccia, ok? Perché l'italiano piuttosto di fare business con altri che non conosce, li fa con la sua gente. Allora, e a Martin lo vogliono bene dal primo giorno e sanno che è un pilota della Madonna. Allora, gli italiani, soprattutto Massimo Rivola e la sua gente, sono gente intelligente, che lo hanno dimostrato quando sono stati zitti, tranquilli, a non di fare dichiarazioni stupide e entrare al gioco di creare una esplosione. Um, ehm, loro sanno che oggi, cioè, è come quando hai una coppia, un marito, una moglie, una fidanzata, un fratello, una sorella o una mamma. Quante volte discuti al giorno? E lasci di volerlo bene? No. Allora, in questo senso loro hanno avuto una situazione di alto livello a saper gestire il fatto che il pilota aveva una situazione complessa, con molta pressione, e si sono messi nei suoi panni a dirgli guarda, ok, capiamo Jorge, capiamo la sua situazione, noi avevamo una situazione da difendere e la difenderemo a morte. Poi lui doveva trovare o cercare una uscita e quella che ha cercato non era quella giusta, chiaramente. E poi hanno capito tutti che le cose succedono e non gli hanno buttato in faccia la situazione e non sono stati permalosi a dirle guarda perché hai fatto quello, no. Hanno detto ok, un capitolo nella nostra vita messo nel cassetto, usciamone fuori, gas e si risolve in pista. Ed è quello che sta succedendo, perciò chapeau per la Aprilia, nel senso poteva giocarla molto peggio, perché la Aprilia poteva darle una moto di merda alle Assolutamente. prossime gare, poteva tenerlo lì per il 2026, potevano lasciarlo a casa, pagare lo stipendio e dire non corri, ti paghiamo lo stipendio, stai a casa a guardare la TV, non corri mai più. Cioè potevano fare molte cose che a Martin gli poteva aver costato la carriera quasi. E non è successo. Per quello che per quel rumore che è venuto fuori, alla fine non è successo niente. E questo è importantissimo per la carriera di Jorge e per anche l'immagine di Aprilia. Assolutamente, infatti si è risolta con un lieto fine. E quindi pensando al futuro, io penso che secondo me in questa seconda parte di stagione possiamo vedere una Aprilia abbastanza competitiva, cioè con sia Bezzecchi che è venuto fuori, con Martinez secondo me può venire fuori una bella seconda parte di stagione per Sì, l'Aprilia. Poi no, anche con Raul Fernandez che è tornato fuori. nel male tutto va bene alla fine, perché guarda che quando non è stato Martin, Bezzecchi è stato l'uomo di punta, si è automotivato, lo hanno coccolato e si è sentito uomo immagine della Puglia. Ha fatto dei risultati, allora adesso è a un livello stratosferico. Cosa fa questo? Che Martin non si possa rilassare se vuole stare a livello di Bezzecchi, cioè che Martin adesso deve alzare il suo livello per andare a battere Bezzecchi e se questo capita anche Bezzecchi migliorerà ancora di più, perciò questa brutta situazione che è accaduta nel passato, negli ultimi mesi, fa solo un bene nel futuro perché? Perché a fine dei conti tutti e due andranno più forti e metteranno l'Aprilia a un altro livello. E tanto quanto, anche se tutto andava perfetto, era impossibile mantenere questo numero uno nella carena un altro anno per Martin, anche se tutto andava bene. Perciò, alla fine dei conti, sì, invece di fare quarto o quinto campionato, farà quindicesimo. Cambia niente. Da quinto a quindicesimo cambia niente per un campione del mondo. Perciò guardiamo alle gare individuali a risultati puntuali e certamente io penso che nelle prossime 5, 6, 7 gare tutti e due i piloti Aprilia possono fare dei risultati buoni, buonissimi. Io penso che adesso Martin che torna troverà sempre più confidenza, Bezzecchi che anche lui in rampa di lancio, penso che possano stare davanti anche un po' alle Ducati clienti, anche a un Bagnaia forse, per vedendo il momento adesso. Secondo No, te perché come la vedi? perché anche in casa Ducati c'è un po' di marea, chiaramente positiva, però c'è marea. Perché? Perché Marquez vince e stravince, poi Alex Marquez lo sta facendo molto bene, poi succede che devono sviluppare la moto l'anno prossimo, capito? Perché quest'anno hanno sviluppato poco la moto, perché la moto 24 è stata molto buona, la 25 è andata un po' meno bene, e hanno tornato una ibrida 24 e mezzo, allora
Adesso bisogna sviluppare anche il 25 e il 26, diciamo. Sì. Ci sono 2 anni di salto, capito? Allora, chi lo fa, come lo fa e chi lo fa per non distrarsi. Allora, queste prossime gare entrerà un fattore nuovo che è lo sviluppo della moto nuova, insieme a che già non va bene la moto attuale per Pecco. Sommato a che Marquez lo sta facendo molto bene. Anche in Ducati c'è un po' di marea perché anche devono lì decidere cosa vogliono fare nel futuro. Tanto è vero che Pecco ha dei contratti, però qui tu sai che i contratti valgono quello che valgono. Alla fine non è che non vogliono rispettarlo, è che la gente metterà molta pressione da tutte le parti per vedere come si muove il mercato, perché alla fine chiunque vuole una Ducati e chiaramente da parte dei fratelli Marquez spingeranno fortemente per avere un qualcosa in più per Alex l'anno prossimo, perché si sta meritando almeno avere la moto di Gian Antonio. Allora, chiaramente, a chi gli dai la moto l'anno prossimo buona? La di Gian Antonio? Gliela toglie a lui per dargli a Marquez, Alex? Come fai? Cosa fai? Però Cioè, Di Giannantonio ha il contratto già anche per il 2026 no, Factory. no, ma io non dico che ce l'abbia o non ce l'abbia. Io ti dico che le cose cambiano perché qui c'è molta pressione, capito? Assolutamente. E chi comanda alla fine non è uno, comandano in più di uno. Ora, io non dico che devono succedere o accadere situazioni anomale, e che oggi sono sopra il tavolo situazioni calde che comunque faranno sì reazioni, ok? Quindi pensi, non so, ma Bagnaia comunque pensi che lo vedi in Ducati ufficiale nel 2026? Perché c'è una voce magari che lui possa No, no, magari no, no, anche pensare... no, no, ma io non penso per la voce, è perché vali quello che vale il tuo ultimo risultato. Allora, finora a me mi stupisce, eh, solo che ho già digerito tanta di questa roba negli ultimi anni. Però, cavolo, Pecco ti dà 2 mondiali e adesso sembra che non valga più. Eh sì, Perché, questa è la perché- parabola di perché quest'anno di... socialmente è così. Poverino, 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 però è già scartato per molta gente. L'essere umano, molti l'hanno scartato. Allora, cavolo, ma pure il team, anche senza volere, il team si è messo verso Marc Marquez e sognano con Marc Marquez, intervistano interviste di qua, di là. Allora, e sembra un'ombra verso Pecco. E Pecco è un pilota campione del mondo 2 volte. E io quando dico delle cose buone o non meno buone, le dico sempre. Cioè, Pecco mi è piaciuto molto nelle ultime gare nelle quali è uscito fuori a martellare, come è stato Sachsenring così, sapendo che non è nelle sue piste, ed è uscito a martellare, a essere il cattivo che vogliamo tutti, che quello per me doveva succedere già a Qatar, non qua. Sì, Con 7 gare di ritardo. Meglio tardi che mai, sempre vero. chiaro. Però quel Pecco è quello che a me piace. Perché tanto non hai più niente a perdere, capito? Perché se muori, muori vincendo, muori attaccando, capito? Nel senso parlo della situazione Sì, sportiva, sì, no? sì. Um, e penso che Pecco deve fare questo, dimostrare che merita un posto lì dentro forte e che sì, ha subito delle situazioni, però adesso deve comunque le prossime gare battere fortemente Alex Marquez, capito? Perché? Perché così si rimette almeno al posto che merita. Perché se no, certamente gli sponsor vengono e dicono: sì, sì, va bene, Pecco quello che vuoi, ma chi sta davanti per tutti i giorni? Questo qua, allora è il posto suo. E funziona così, sbagliatamente o no, funziona così. Perciò, e poi se hai un fratello che ha una pressione e un potere oggi che è un potere che è dismisurabile, cioè che è smisurabile, Sì, capito? sì. Poi che c'è la guerra dietro, VR46 Marquez, no? Sì, Tipica sì. lontana, no? Non lo so, se succederanno delle cose sicuramente. Quali non lo so, però se, come dici te già Antonio, c'è un team ufficiale e la moto firmata, Alex vorrà la stessa moto. Cosa fai? Di nuovo fai 4 moto ufficiali? Hanno il budget la Ducati? Lo può fare? Non lo può fare? E quindi, infatti, parlando comunque di Ducati, un tema comunque che si è aperto già dopo il weekend di Brno è: ma sta vincendo la Ducati o sta vincendo Marc Marquez? Io sono dell'opinione che sta vincendo ancora la Ducati, perché comunque Marquez lo vediamo che non è che guida così tanto al limite, riesce a fare quello che vuole, insomma, può gestire le cose come vuole. Secondo te
questa GP25, questa Ducati GP25, cioè Marquez riesce a nascondere bene le sue lacune rispetto magari appunto a un Bagnaia o un Di Giannantonio che fanno fatica su questa moto, perché comunque, l'hai anche detto te, la 24 era comunque una moto perfetta, buona, e la GP adesso 24 e mezzo comunque magari qualche lacuna in più ce l'ha rispetto alla moto dell'anno scorso di Alex e anche di No, Morbidelli al Degher. quello che ha Marc Marquez rispetto agli altri è che ha 4 anni difficili di operazioni e di malsogni e tribolazione totale, totale. Sì. E questo comunque ti lascia segno e non buono. Quando tu scendi di livello economico e vai a un team privato come Gresini senza stipendio e ci vai quando hai visto che il tuo fratello, che tu sai che è meno forte di te e fa quello che fa con quella Ducati lì, tu già ti togli un peso di sopra, perché hai detto, se mio fratello fa questo, io Che sono lo 8 volte farò, campione del mondo, sì. lo farò uguale o meglio. Allora quando lui salta su questa moto e senza esperienza, senza niente, batte il fratello come lo batte e si mette ai livelli degli altri, già fa vedere che quando avrà una moto migliore o in più saper gestire la pressione che sapeva già gestire negli anni Honda ufficiale, fa questo in più. Perché tu dici no, Marquez fa la differenza o la Ducati? No, la Ducati è la miglior moto. Lui sa decidere cosa ha bisogno in ogni momento, è molto chiaro, ok? E poi lui è uno che sa lavorare molto bene con gente di alto livello e di pressione. Si vede Cioè, infatti che la cioè, squadra lui si vede che riesce a prendersela in mano. non tutti sanno arrivare in un team ufficiale Ducati e vincere, e subire la pressione. Caduta di qua, caduta di là, come Austin si alza e vince il giorno dopo di nuovo. E non gli servono 3 giorni per recuperare, no. Allora, lui dice no, vince la Ducati, vince Marquez. No, la Ducati è la miglior moto. Marquez sta facendo la differenza con quella moto, sì, e non di pilotaggio, ma di testa soprattutto. Mhm. Di testa, di strategia. Sa quando dare il gas, sa quando non dare il gas, sa quando spingere, sa quando non spingere, sa come fare. Breno stesso, in Breno quando vede che la temperatura della gomma è sbagliata, sa dove chiudere il gas per non perdere tempo, sa dove attaccarsi, e Pecco fa lo stesso e perde 4 posizioni. Ragazzi, Fa capire capito? una superiorità. È, Comunque è- anche. è reattivo, non pensa, lo porta più al giorno a giorno. Non è che è una cosa che Pecco lo può fare. È un discorso di pratica, di cambiare chip, di imparare, di crescere come persona, nient'altro. Marquez ha molta più esperienza di Pecco Bagnaia, basta. E su questo c'è poco da fare. Allora, chi è meglio dei due, chi è meglio di tutti? Sono tutti buonissimi. Solo che Marquez ha messo un step in più, e anche la somma è che suo fratello, come sta lì dietro vincendo gli altri, gli fa vedere: se mio fratello vince a tutti, allora io li stravincio a tutti. Chiaramente, infatti io Si sono messe molte situazioni insieme che hanno fatto il brodino perfetto per Marquez. Infatti io, cioè, da quando Marquez è arrivato in Ducati, io mi aspettavo questi suoi risultati. Cioè, io sulla Ducati già Gresini me lo aspettavo come come ha fatto l'anno scorso, e quest'anno sulla Ducati ufficiale comunque me lo aspettavo, sì, tipo dominatore, che nel senso che era sempre in prima seconda posizione, ma un dominatore nel senso che magari aveva anche degli avversari che lo potessero contrastare. Al momento guida da solo in pratica, cioè non ci sono avversari, o magari suo fratello comunque, che gli stanno abbastanza vicini. E secondo me la gente un po' si è scordata da quando Marquez si è infortunato chi era Marc Marquez. Cioè io vedo magari anche i nuovi appassionati o la gente Però, nuova che però arriva, è successo di Jonathan Rea, 6 mondiali in Superbike, e adesso la gente non eh, si ricorda di lui. Ed è lì che corre. però adesso la gente, Ragazzi, corre ancora, sta infatti, correndo. sì sì, però la gente sembra adesso che vede un Marc Marquez, cioè fenomeno sì, ma ha un 8 volte campione del mondo, ci ha fatto vedere delle cose in onda, cioè lui è un fenomeno, cioè sembra che la gente adesso sia stupita da Marquez, come se fosse adesso un fenomeno, ma lo era già prima. Cioè secondo me la gente si è un po' scordata chi era. No, ma la gente si scorda di tutto.
non di Marc Marquez, cioè parliamo in generale. Quartararo, si hanno scordato di Quartararo, capito? E si hanno scordato di Oliveira che stava facendo bene con la KTM, la gente non sa dove sta Oliveira. E l'essere umano è così, l'essere umano come non arriva a avere quello che desidera tutti i giorni, che è avere una bella vita, quando uno che ha di successo scende di livello, già lo cancellano. La pressione, il talento e il sport ad alto livello è così, capito? Tu guarda Elon Musk con Trump, ok? Erano amici, culo camicia. Succede che si litigano, non lo cagano più, adesso vogliono anche togliere le macchine elettriche, Sì, cioè sì. di un giorno all'altro, cioè mi amavi, adesso mi odi? No, la vita non va così, capito? Quando tu Mhm. vuoi bene una persona, non lo puoi odiare, vuol dire che c'è qualcosa sbagliato e ti devi guardare te stesso. Allora, quando Mark lo sta facendo bene, toglie il capello e farlo. Quando lo fa Pecco, toglie il capello e farlo. E come ha fatto Bezzecchi quando ha fatto benissimo con Aprilia, e l'altro giorno Costa ha fatto molto bene, e Maverick ha fatto molto bene. Cioè, quello che è, e non possiamo ovviare le situazioni. Ti potrà piacere di più, ti piacerà meglio, beh, peggio, ti sarà capito? Sulle scatole un pilota o l'altro. Questo non c'è torto, ma è come dire che Leo Messi è bravo e Cristiano Ronaldo è un brutto giocatore. No, non sbagliamo. Ti piace uno, ti piace l'altro. Sono caratteri e modi di giocare e modi di fare, capito? Chi Te è meglio? chi preferisci tra Messi e Ronaldo? No, a me il calcio non è che mi dà molto, però io ti Ah, dico ok. che Messi ha delle qualità o delle certe qualità e Cristiano ne ha altre, capito? Sì, sì. E tutti e due sono validi, capito? Se non esistesse uno o l'altro, quello sarebbe il miglior giocatore del mondo per la storia. Se tu levi Messi dalla Assolutamente. storia, Cristiano Ronaldo sarebbe stato il giocatore con più palloncini di oro del mondo. Mhm. E, E hai, e così. hai parlato sul fatto di Marquez, di quando si riaccoda per il fatto delle pressioni delle gomme, il caso che c'è stato nella sprint. Ti faccio una domanda secca. Tu cosa ne pensi di questa regola delle pressioni delle gomme anteriori sugli under Il investigation mio, e il mio tutto? collega Forcada dura la vita l'ha detto molto chiaro e sono d'accordo con lui. Um, Come fai con la benzina? Tu una prima con riscaldatori a 90 gradi, la pressione è tot, non si può toccare. Fai il sigillo, non si tocca più. Se la gomma si alza perché freni più forte e la fai alzare di più o meno, questo già è una tattica tua, sono cavoli tuoi. Ma non che adesso ho la pressione alta, devo scendere per 1 grammo. Cioè, scusa, vuol dire che non posso andare forte in moto, non posso fare il mio talento e spingere più la gomma davanti, così la scaldo di più, va meglio e questo è un benefit per me. No, devo star zitto, star tranquillo, star dietro e frenare un po' più piano perché se no vado fuori regola. Poi non vince le gare. E poi ho le toni in tutte le parti, carene di tutte le parti, abbassatori device, tutta questa storia qua. E poi per 1 grammo di gomma, con uno sviluppo di 20 milioni di euro di aletoni, tutta questa roba qua, 1 grammo di te peso di gomma, mi fai andare Mi dietro. penalizzi, sì, sì. Ma no, no, non ci sta. È una regola che per me, cioè, non deve esistere. Non deve esistere, deve essere cambiata. Come fai con la benzina? Tu blocchi un'ora prima, come il peso quando i pugili, capito? Sì, sì. Il peso e i pugili stanno 1 settimana senza mangiare. Sono cotti tutti e due. Arrivano alla bilancia, 80. Poi vanno al ristorante e prendono 5 kg in mezz'ora. Ma la regola è quella, no? Amen. Sono d'accordissimo, infatti è una regola che anche secondo me andrebbe cambiata perché, cioè, proprio va anche a intaccare la psicologia e il comportamento del pilota. Sì, ma vabbè. Perché, cioè, ad esempio, Marquez abbiamo parlato che lui può gestirsi, però magari un altro pilota con un altro carattere vede che ha la pressione magari un po' più alta, deve accodarsi, va un po' in panico, cioè ci sono magari il comportamento del pilota Ma può a cambiare parte quello, è un discorso di sicurezza, perché se un pilota anche. sta a pensare quello, si distrae, se si distrae, Sì, sì, vuole chiudere il gas e lo chiude sbagliatamente in un posto che arrivano in quattro, se lo mangiano e succede che poi crea un casino. Allora, guarda che ragazzi, è un discorso anche di pericolosità, perché tu sì. tagli i gas in mezzo delle curve, perché stai speculando che hai 4 piloti dietro, che non li vedi, perché non hai dei specchietti, e allora sai che va a finire la gara, mancano 3 giri e crei un po' di bordello, poi hai dei problemi. Fortunatamente che questo è successo a Renault, che è una pista larga dove hai spazi della Madonna, ma cosa succede in piste come Balaton Ring?
Non Magari vuoi saperla. Spielberg tra Perché due settimane. tu guarda Balaton Ring e cosa è successo in Superbike? Ho visto, sì, sì. Quel caos per il primo giro, la seconda curva con Iannone e gli altri, e poi tu immagina con la MotoGP. Cosa ci aspetta lì? Cosa ne pensi del Balaton Ring? Dato che si è un po' discusso sulla sicurezza, vie di fuga e così. Io penso che sarà un dramma. Io ho visto anch'io una pista che a vederla di primo impatto con la Superbike ho detto, cioè, non mi sembra... Sarà un dramma perché le MotoGP sono più vicine ancora della Superbike come dall'1 al 20°. Si Mhm. sono avvicinate moltissimo, vuol dire che le guerre e questi cambi di direzione, nel quale non puoi fare molto passo per curva, sono vicini a quelli che trovavamo a Silverstone, nella parte dietro, sai, quella frenata fortissima all'angolo che fai dopo sinistra, che lì si sorpassano Sì. tutti, che non guadagni spazio, solo la posizione, però non guadagni. Allora crei solo conflitti. Allora, nel secondo gruppo della MotoGP, dove c'è sempre guerra, quelle curve lì sarà un disastro. E, facendo un'analisi su un pilota attualmente, come vedi una possibile non rinascita, ma comunque un possibile miglioramento di Enea Bastianini, che nelle ultime gare un po' è migliorato? Secondo te, come può progredire nella seconda parte di stagione? E ne è una persona molto sensibile nella quale sia tutto a posto e stravincente. Certamente il contratto che si è chiuso con la KTM l'anno scorso non è stato il miglior contratto della sua vita. Poi so anche, o di quanto so, Carlo Perna non ha potuto essere in tutte le gare, di Sì, qua e di qualche problema là. fisico. Allora, questo accade che ti toglie anche, cioè ti crea dei pensieri negativi, ti crea delle preoccupazioni, capito? Perché quando passano i giorni non chiudi il contratto e poi anche neanche i tuoi risultati sono i migliori, non accompagnano per chiedere un buon contratto e poi non so se il contratto l'ha chiuso prima o che dopo succedesse l'esplosione di KTM, non lo so. Se l'ha fatto Prima, è prima, successo prima. se l'ha Hanno fatto chiuso tipo a giugno. se l'ha firmato a giugno, bene, come l'abbia firmato, una cosa da chiarire e pattuire un contratto, l'altro è firmarlo, è molto diverso. Credo che abbiano, da quello che comunque ha detto anche Carlo Pernat, hanno chiuso l'accordo nella prima metà del 2024, ma tutta l'esplosione di KTM non era assolutamente Bene, venuta bene, no, fuori. no, contento per questo, lo vedo che il contratto è ancora abbastanza buono. Il contratto è che quando tu già sai che l'anno prossimo non contano su di te o che hai delle situazioni, questo anche ti crea dei pensieri negativi. Poi un cambio importante in KTM, poi KTM anche stava mandando anche via i suoi tecnici italiani che ha preso per imparare, adesso li stava di nuovo portando via. Questo discorso della situazione KTM non sono compagnie di buon gusto, capito? Queste esperienze. Allora, e ne è uno che sente sicuramente molto il non essere coccolato Sì, perfettamente perché è molto sensibile quando ha tutto a posto è un fulmine e quando no, un po' come Mario Vignales, quando no soffre di più. mhm. Le ultime gare ha fatto molto bene, sono molto contento e tanto è vero che come non hanno molto budget in KTM, poco puoi toccare la moto, allora come la puoi toccare poco, puoi solo pensare a guidare e questo a un pilota di alto livello è la cosa migliore che gli puoi dare, perché quando vai più forte. Quando cominci a toccare delle moto e le cose nei weekend di gara che hai solo 3 turni di prove e nel quale devi adattare già alla nuova moto, alle gomme nuove e a certe piste nuove che stanno arrivando, è già troppo da cui pensare. Assolutamente. E si parla un po' di motomercato attualmente con la Honda che cerca un pilota. Si parla di Moreira in Honda. Come io penso che un po' No, ma si magari parla già chiuso, mi sa, no? eh, LCR è si ufficiale. parla ancora l'ufficialità non c'è al momento a oggi tipo 30 luglio, però comunque sembra comunque Eh. delineata la situazione in No, LCR appunto. interessa Dorna perché Liberty perché è brasiliano. Brasiliano. Ok, questa è la cosa numero uno. Sempre l'ECR è stato un team nel quale ehm, accetta o dà la benvenuta a molti piloti di nazionalità concrete per l'aiuto del campionato e anche al team stesso, con risultati molto ottimi in molti dei casi. Chantra è un caso speciale, però negli altri casi sempre hanno avuto dei grandi successi. Ehm,
E Moreira, no, forte andrà forte. Il problema è che, come ho detto sempre anche nel passato, quando tu debuti in MotoGP con una moto che non è la top, fai fatica a far bene. soprattutto oggi. Soprattutto oggi. Allora, però chi dice di no alla MotoGP? E poi ha un bel contratto, da quello che si parla di 1,5 milioni all'anno per 3 anni. La Honda i soldi comunque ce li ha sempre, un bel contratto anche da Ma quello che sembra le cifre. però non è un buon contratto. Per me non è un buon contratto, perché un pilota che si merita a star lassù quando Mir prende 6 milioni di euro, o 5 o non so quante cifre prende, per me non è un buon contratto. Beh, però comunque è un pilota Moto 2 che, cioè, è un bel talentino, però non ha dimostrato tantissimo, cioè, Mi sta molto bene, però tutti quanti ne guadagneranno 20 volte in più, perché si chiama sicuramente. Moreira ed è brasiliano. Sai quanti diritti di immagine verranno dalle gare, le piste, queste situazioni qua? Mhm. Guarda che è un pilota che non è un pilota, è un prodotto. Allora, quando un prodotto genererà dei soldi a terze persone, questo deve essere derivato alla persona. Cioè, per me è un basso stipendio. No, ok. Poi tu lo sai meglio, sei stato un pilota, quindi No, giustamente. cioè, Moreira genererà quel weekend che si va a correre 50 milioni di euro nell'esterno. E lui, è lui quello che va dalla forza in pista, Becca niente. manico, si Sì. rischia la vita, che con quella moto dovevo rischiare il doppio e prende 1,5 milioni solo? Lo vedo poco. Ti ho detto 3 anni. Il primo anno mi sta bene, per il secondo anno, il terzo anno deve in aumento. Sicuramente avrà dei bonus, situazioni, però Sì, se il contratto è quella cifra lì, la vedo bassa, perché se Quartararo prende 10 milioni di euro, Marquez ne prende 30, e l'altro di qua e l'altro di là, allora vedo che è poco, basta. Cioè, io i piloti di MotoGP per me dovrebbero prendere sicuramente sì, minimo, sì, sì, sono minimo, d'accordo. minimo 5 milioni di euro. In base Capito? anche al rischio, sì, sì, sono d'accordo. Cioè, NBA prendono pieni soldi e oggi lo Sì, spettacolo del motorsport della MotoGP è paragonabile all'NBA, al calcio e alla Formula 1. Allora, i piloti di Formula 1 prendono. cifre esorbitanti, sì, sì. Infatti anche uno degli obiettivi di Liberty sarà proprio quello di, diciamo, aumentare la comunicazione e lo spettacolo di questo sport, cercando comunque di non fare come ha fatto la Formula 1, ma queste sono mie cose. E parliamo un po', Ruben, velocemente della Moto 3 e della Moto 2, una panoramica, diciamo. Come vedi, diciamo, alcuni talenti che ci sono in Moto 3 e in Moto 2? Come vedi il livello di queste due categorie? No, il livello è alto e ogni volta escono dei bambini nuovi che arrivano da tutte le parti. Il problema è sempre che devi avere una continuità, perché oggi per fare Moto 3 Moto 2, oltre i primi top 5, gli altri pagano. E chiaramente questo è un problema, perché vedi piloti buonissimi che sono di 2 anni, che sembra che saranno i fenomeni nuovi della MotoGP, poi per qualsiasi ragione si bruciano e spariscono. Esempio Sergio Garcia, no? Mhm. Che doveva essere un pilota MotoGP quest'anno da qualche parte e non ha finito neanche col team suo Per il Scisso. la stagione. Seguo, non seguo tantissimo Moto 3 e Moto 2, seguo le gare e le vedo e vedo che i talenti sono spettacolari e sono gare molto molto interessanti per arrivare al punto MotoGP, soprattutto la Moto 2. Tanto è vero che molti piloti ripetono parecchi anni. Io vedo che le categorie inferiori alla Superbike o alla MotoGP dovrebbero essere le categorie nelle quali devi stare 2 o 3 anni fuori, capito? Perché come una motivazione per fare diventare ancora più forte la categoria è andare su. Se no devi spostarti, perché poi se no blocchi il posto e poi quando arrivano piloti giovani, giovanissimi, buoni, ci vogliono 3 anni per crescere di dentro, perdono del tempo e altri si bruciano perché rischiano, perché e non arrivano. Allora, penso che la categoria Moto 2 dovrebbe essere un posto nel quale puoi stare non più di 3 anni come pilota, capito? C'è una categoria che fosse che arrivi e ti devi dimostrare spingere fortissimo per vincere e poi boom, MotoGP, capito? O Superbike, eh? Perché Oltretutto, io penso che la Superbike, la Dorna Liberty potrebbero buttare dei soldi, farla più forte con regolamenti, così possono inviare piloti Moto 2 o Super Sport e non perdere questi piloti qua. si parla infatti Così, di. così l'arrivo di come ha fatto Toprak o altri piloti potrebbero arrivare alla Superbike alla MotoGP senza problemi, perché tanto è loro il campionato, perciò adesso non è che sia un problema che arrivi a Superbike o no.
Infatti si parla ad esempio di un passaggio, si vocifera tra le voci che ci sono ad esempio di Aaron Canet, dalla Moto2 si parla un po' di Superbike e quindi un po' come Sì, sì, si dicevi, parla di Canet Superbike, Dixon Superbike. Dixon. Anzi, Ah, Dixon credo che sia ufficiale, mi sembra no, che... no, no, perché ieri hanno fatto dura la vita con Honda Ah e no, non è ufficiale, cioè, non è ufficiale ancora. Però lui cerca quella Honda lì, poi c'hai Canet che potrebbe andare sulla BMW e poi c'è una Aruba libera in Superbike, c'è la Go 11 libera, c'è la Barney libera teoricamente. Cioè ce ne sono di moto adesso sì in sì. Superbike libere, sono 4-5 moto buone, libere, e ancora abbiamo un Oliveira che non sa il posto dove starà l'anno prossimo, abbiamo un Canet che non sa dove starà, abbiamo un Chantra che non sa se dove starà, abbiamo parecchi piloti comunque, abbiamo 5-6 piloti e 5-6 moto, perciò ancora da divertirsi in questo mercato. Assolutamente, infatti in questo mese magari si delinea le cose. Come ultima cosa, Ruben, facciamo una specie di giochino, i promossi, rimandati e bocciati di questa prima metà di stagione della MotoGP. Io mi sono segnati i miei promossi, bocciati e rimandati, adesso ti chiedo, ti faccio a te la domanda. Io nei promossi, cioè quelli che sono andati bene fino adesso, ho messo Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Quartararo e Zarco come promossi. Tu quali ci metti dentro? Io metto chiaramente Marquez, Alex Marquez e Bezzecchi. E questi sono i miei promossi. Ma a me è un promosso che si chiama Quartararo che lo fa molto bene, sono veramente un fan suo, però che prende un mucchio di soldi e che loro riescono solo a fare un giro secco a pista, togliendo quella gara lì di Silverstone che è la sua. ehm, Cavolo, per quello che stanno mettendo come soldi, budget, stipendi così, non stanno dimostrando di aver migliorato chissà cosa, capito? La realtà. E poi Zarco si è fatto bene 2 o 3 garette, però non si è fatto più vedere adesso. Per me, Sì, promosso è quello che sta lì tutti i giorni martellando e che sta dimostrando per me. Allora, per me i top 3 che stanno lì e salto qualità sono Marquez, Alex, Mark e Bezzecchi. sì, infatti Yamaha e Honda comunque in queste ultime gare le abbiamo viste un po' che sono calate. Nei rimandati invece un po' di nomi ce li ho messi io. Come rimandati, cioè comunque quelli che sì, magari sono partiti male ma si sono rifatti rivedere o magari il contrario, io ci ho messo Pedro Costa, Fabio Di Gianantonio, Luca Marini ma è sul filo, verso un po' il bocciato, Maverick Viñales, Morbidelli, Raul Fernandez, Ogura e Aldeguer, ma i rookie sono un discorso a parte. Però per me Marini, Morbidelli e Raul Fernandez sono un po' sul filo, diciamo. Sì, posso accettare il tuo suggerimento, però alla fine non la vedo così. Io la vedo che questi ogni tanto quando possono si fanno vedere. Però non è che erano nella merda ieri e oggi sono lassù. È che quando hanno l'opportunità e non ci sono 5 che gli va bene nel giorno, escono a fare il loro, capito? C'è troppa concorrenza. Hai detto 7-8 nomi, capito? Tutti sono Sì. capaci di vincere un titolo. Perciò io vedo che io penso che niente, che chi abbia fatto il recupero così come dici te, Magari il contrario anche. forse di Gian Antonio, perché Acosta l'anno scorso era lì davanti tutti i giorni e quest'anno non lo è. Allora per me non è che sta ritornando, non sta tornando. Ha avuto molte situazioni particolari mentali, anche me ne andavo della KTM, non me ne andavo, faccio di qua, faccio di là, adesso tutto chiaro, allora si è rimesso a posto, però non è che sta facendo male prima, è che non era con la No, no, testa. beh, chiaramente, in base comunque ai Però per risultati. me Di Gian Antonio sì che ha avuto un recupero e Morbidelli. Per me sono questi due che penso che hanno migliorato nelle ultime gare, solidamente. E tutti gli altri bocciati. No, bocciati no, bocciati no. È un po' Gli una brutta altri, parola, gli però... altri, gli altri stanno cercando di fare il suo meglio ogni momento e fanno quello che possono, con quello che hanno. No, bocciati no, però sì, sapendo che Marini ha una moto che non è giusta, è difficile che faccia davanti, che vada avanti. Allora devi solo capire che lui ha una moto che ha e potrà fare quello che potrà fare. Però difficilmente si potrà far vedere davanti come Chiaramente. meriterebbe se avesse una moto buona. È così, la realtà è quella, non è che puoi dire cose Infatti, che non sono. poi sì, sì, infatti tra
tenendo comunque conto del tuo discorso che comunque non fa una piega, io nei bocciati comunque un po' quelli che mi hanno deluso ci sono stati Bagnaia, Binder, Bastianini, Rins, Oliveira, Ciantra, Miller e Mir, ma che comunque in base alla loro situazione al mezzo comunque non è che magari mi aspettavo delle grandi cose per alcuni. Ma c'è qualcuno che ti ha deluso in questa prima parte di No, ma stagione? ha deluso, come dicevi, Vindersi mi ha deluso. Sì? Beh, perché pensavo uno che ha avuto molta fiducia dalla parte della KTM e che negli ultimi tempi non sta facendo. Chandra non puoi deluderti, sei una persona che è nuova lì Ingiudicabile. Sì, con una sì. moto che è, poi si è fatto male così, perciò non la... Io vedo questa, no? Un Binder sì che lo vedo che mi è deluso un attimino e poi no, gli altri no, perché Bastianini e Maverick vengono dei moto migliori a moto peggiori, è la realtà, perciò a me deludere quella situazione no. Mi è deluso Binder, cioè, sarebbe la persona che mi ha deluso più in campionato di tutti. Già infatti dall'anno scorso ho iniziato a fare abbastanza fatica a Binder, infatti la KTM gli aveva fatto anche un bel contratto di 3 anni, però sembra che forse anche già il suo futuro magari non rinnoverà magari nel 2026 perché a risultati sta facendo molta fatica, ma comunque queste sono mie supposizioni. E niente, ti faccio l'ultima domanda, Ruben, come la vedi per questo finale questa seconda parte di stagione, cosa ti aspetti in generale proprio da questa MotoGP, dai Io risultati? mi aspetto un Marquez motivato e facendo 5 gare a questo livello e poi vincendo il titolo, se non succede nulla strano, e poi che Alex cominci già a fare la guerra con suo fratello le ultime 5 gare e anche che Pecco si recuperi, e visto che quando già ha perso il mondiale che non ha niente a poter fare, va su la tranquillità mentale e questo le possa dare una mano a rimettersi in gioco, capito? Secondo te Pecco proprio adesso, in questo momento, deve pensare, cioè secondo me io penso che lui non deve pensare al fatto di devo vincere il mondiale così, cioè lui secondo me tipo deve dire basta, è andata così quest'anno, devo far Sì. secondo ma cerco di correre più libero. Sì, no, no, ma tanto è perso il mondiale, non è che non ha l'opportunità di vincere questo mondiale qua. Perciò lui deve togliersi il pensiero, deve capire che quello lì è arrivato e che deve vivere i prossimi anni della sua vita guerriera agonistica insieme a una bestia. Allora lui deve diventare una bestia di due. Basta. Secondo me sarebbe, secondo te se dovesse Bagnaia finire dietro ad Alex Marquez in campionato sarebbe una duplice batosta, già vedere Marquez che ti arriva, ti sbrana e anche il fratello davanti, secondo me potrebbe essere ancora più pesante forse, secondo me è più pesante quella del fratello secondo me, perché da No, Marquez magari te lo aspetti. non sono nella testa di Pecco, perché è chiaro che quando succede situazioni del genere, l'anno scorso ha perso contro Martin il mondiale, adesso perde il mondiale contro Marquez e Alex è lì, sono due spagnoli e la guerra Spagna-Italia sempre. eh, eh, sì, certamente, certo, perché è pesante, però la vita è così, il livello alto è così. Chiunque vorrebbe essere al posto di Pecco Bagnaia, col suo stipendio, con questa moto, con questa vita di pilota di alto livello, perciò lui deve pensare questo, deve pensare che è un privilegiato, deve pensare che sta guidando la miglior moto della storia delle moto e sta guidando insieme al pilota più buono attuale della storia delle moto moderne, perché gli altri non ci sono. Allora, questa deve essere la sua motivazione. Deve dare grazie a Dio che ha l'opportunità di correre nel miglior momento del livello della storia della MotoGP. Allora, questa è la sua motivazione e lui è capace di farlo. Allora, perciò, se lui è capace di stare al di là di tutto questo e riesce a essere dentro la sua bombola, capito? Bolla, sì. O bolla, potrà togliere il miglior Pecco Bagnaia da sé e farlo vedere in pista. Chiaro. Ti ringrazio molto Ruben per il tuo tempo, ti rilascio a fare i tuoi workout, a Qualcosa fare farò. tutto. Qualcosa E farò. niente, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per vedere questi tipi di contenuti, ma anche molti altri contenuti che usciranno in futuro, fra i dopogara, fra i storytelling e altre chiacchierate come queste. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!
Ok. Ciao Ok. ragazzi.